Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video diretto e monopolizzato da me. Indovinate dove siamo oggi? Dopo un mese di zona rossa, zona arancione rafforzata, sono riuscito a evitarlo, ma purtroppo oggi siamo in zona di sa gialla. Gialla, no? Arancione ancora. Arancione. Però non sono riuscito a sottrarmi alla famigerata Ikea. Dopo 29 anni sono qui dentro, quindi questo weekly vlog partirà esattamente da qui. Hai cagato? Non so quanto ci resteremo dentro. Qui semplicemente sono tante case messe tutte insieme. Vediamo quanto resisterà. Pochissimo. Non è vero. Vedete bello, così, ma cos'è Pissala? Ah, facevi la figa, non sai cos'è Pissala, Il Titadur. Non sai cos'è il Titadur? Per la prostata? Chi fa i giochini strani gli potrebbero piacere. No, Andiamo a casa. Compriamo quello che vuoi, basta che mi porti a casa. One eternity later. ok, abbiamo finito. Luca è riuscito a sopravvivere a questa avventura. Touch me, allo zoom non lo posso fare. Magari se per una volta potresti essere d'accordo con me. Che cazzo però se non mi siamo? ricordo male, era tutto rosso. Oh mamma, no, non era qua. Non era qua, eccoci. Cavolini. Andiamo a fanculo indietro. Come è esploso un passerotto? Qua. Ho visto solo ma mentre andavo mi arrivavano gli schizzi di sangue in faccia. Luke! Uè, È successa una cosa. Ho fatto esplodere un piccione in staccata qua. col mio casco? Sì. Ma stai scherzando? Stiamo estraendo i resti dall'airbox. Operazione chirurgica. Aspetta, un secondo. Prima di andare avanti, se non sei ancora iscritto al canale, ti ricordo di premere questo bellissimo pulsante qui sotto, perché prima di fine anno dobbiamo essere almeno 500.000 sul Ducatore. In più vi ricordo che ovviamente tutti questi spizzichi e bocconi che state guardando li vedrete per intero nei video dedicati che usciranno fra pochissimo. E finalmente ci sono anch'io. Ho aperto un canale profilo Telegram, chiamatelo come volete, in modo da dirvi tutte le cose all'ultimo secondo importantissime. Quindi quando riapriranno le gare, quando ho delle dirette, dove guardarle, gli orari precisi, cosa che su Instagram molte volte le perdete, idem su YouTube perché i video escono dopo. Quindi se siete dei fan sfegatati e non volete perdervi assolutamente nulla di nulla, vi lascio il canale qui sotto in descrizione. E adesso continuiamo. Vedete i meccanici dietro che stanno lavorando? Io vi dico che oggi ho preso un piccione in faccia. Come avete visto ho raccattato stivali, guanti, tutto il resto dal buon pede. Ho fatturato e nel video dedicato capirete come, quando e perché. Vediamo se riusciamo a fare 2 giri come si deve, dato che questo sarà l'ultimo giorno disponibile prima della gara per far chilometri. Anche perché domani speriamo di no, ma danno molto brutto. Come era preventivato, purtroppo questa è la situazione. Si ritorna a casa, però abbiamo fatto 2 video veramente belli, abbiamo fatto 2 giorni di test veramente interessanti, vedrete tutto a brevissimo. Adesso 2 settimane di pausa prima del Chief National Trophy proprio qui a Misano, e adesso è ora di tornare a Milano con lei. Oggi bella giornata a Milano, siamo vicino alla Dainese, perché la ditta demolizioni, come sapete, giusto qualche giorno fa ha fatturato, quindi Buongiorno. Bene, abbiamo volato giù la carissima tuta. Adesso andiamo da Fabio, che l'avete conosciuto l'anno scorso se non sbaglio in qualche video,
dove mi aveva salvato con la GoPro Max che l'avevo distrutta, me l'è riuscita a cambiare. Adesso stiamo per fare un accordo dove finalmente potrò buttare nel ghiaione tutte le GoPro che vorrò senza paura, o meglio, a quel punto dovrà essere preoccupato lui e non più io. Ogni volta che salgo su sto mezzo c'è ancora questo odore nuovo che mi fa inebriare. Ciao Luca, a posto? Ho portato questa, non è ancora pronta, però te la faccio vedere. Dato che dovrai fornirmi tu le Max, giustamente tu dici... Tuteliamoci. Ti tuteli tu perché mi conosci. Sì, ti conosco bene. Direzione casa Nasca per assaggiare la famosissima Carbonara. Nasca. E soprattutto il tiramisù che quello schifoso me l'ha promesso da tantissimo tempo e ogni volta che arrivava a casa sua se l'era già mangiata. Di là. E soprattutto a conoscere ormai il gattile che ormai è diventato a casa sua. Sì. E c'è da dire che lui ha avuto fortuna perché ha trovato due gatti stracarini, mica come il mio che quel merdino ti sgagna, graffia tutto. Ciao. Buonasera. Ma che c'è? Chef Nasca all'opera. Schetina. Mi ho rotto il cazzo. Tornato dagli amici Nova Car Detailing, era un po' sporca, era un po' che non la lavavo perché sennò si toglievano gli adesivi, non mi piaceva. Adesso è così, signore. Guardate che roba, cioè guardate la lucentezza. Merito di quell'uomo lì. Che lavoretto incredibile. Adesso si torna a casa, riprenderò tutti i moscerini tornando indietro, quindi non è servito assolutamente a nulla questo mega lavaggio. Comunque datemi 2 minuti, ci vediamo a casa. Olè! Oddio, stavo per fatturare. Comunque ogni volta che torno a casa e il portinaio mi dà queste belle notizie sono veramente felice. È arrivato questo, cioè la cara GoPro Hero 8. Non è assolutamente un qualcosa di sponsorizzato, ho comprato tutto con i miei soldini. Poi vabbè, roll cage, un po' di robetta, anche perché sapete la ditta delle munizioni è molto attiva in questo periodo. Vi starete chiedendo perché hai preso la Hero 8 dato che è uscita la Hero 9 e ne avevi già presa un'altra di Hero 9. Per il semplice motivo che sto impazzendo. Hero 9 ve l'avevo presa per darvi più qualità, per avere la lente max che dà molto più senso di velocità, cioè sarebbe stata una figata. Invece la metto sulla moto e dopo un secondo netto, dai, diciamo 2 minuti, si frizza, si glitcha, salta, disastro. Ho dovuto rispedirla indietro. Quindi come al solito, come è stato tra la Fusion e la Max, bisogna aspettare probabilmente una generazione quando vengono fatte delle modifiche particolari per avere un qualcosa di più stabile. E niente, mi sono comprato un'altra Hero 8 che almeno sa il fatto suo e non crea casini. Ma nonostante questo ho fatto un accordo con horottoleiphone.it dove appunto mi daranno una grande mano, mi daranno un bel po' di materiale nuovo e appena arriverà faremo l'unboxing insieme perché ci saranno una marea di cosine nuove. Prenderemo 3 Hero 9, vedremo se saranno tutte glitchate oppure se ne uscirà una senza bug o altro. Detto questo, sono molto curioso e voglio assolutamente la vostra opinione qui sotto nei commenti, perché molte volte mi dite: Luca, ma perché non vai a fare il mondiale Moto E? Luca, ma perché non vai a fare la wild card di Superbike? Come ho spesso detto, ma non molti magari ascoltano tutti i video, io devo trovare un equilibrio tra quello che guadagno e quello che mi metto in tasca per vivere, perché sono un professionista in questo, quindi devo trovare una sorta di equilibrio. Se spendessi tutti i miei soldi che guadagno dagli sponsor per correre non avrebbe senso, andrei a fare altro. Quindi mi è venuta in mente una cosa secondo me molto interessante per permettermi di poter fare il salto di qualità nel mondo del motorsport, e purtroppo come molte volte diciamo ci vogliono i soldi e voi lo sapete. L'idea è questa, cioè offrirvi una experience, o meglio diverse experience che possono essere dal corso di guida con Pedersoli, dove voi dovete solo venire lì con le vostre gambe, noi vi diamo tuta, casco, stivali, tutto, e farete una giornata con me di corsi di guida in pista, che voi siate neofiti, che voi siate semipiloti, degli allenamenti con il mio preparatore Stefano Ledda tutti insieme, dove appunto lì ci potranno essere ovviamente più posti rispetto al discorso del corso di guida in pista, oppure un weekend in pista con me
per vivere dall'interno una gara, insomma un po' questo genere di premi, mettiamola così. E per scegliere chi farà questa esperienza mi era venuta in mente una sorta di lotteria nella quale, con un'estrazione ovviamente documentata, verificata, mettendo in campo professionisti, quindi ovviamente notai e via dicendo, per far sì che non ci siano assolutamente dubbi sulla veridicità di tutto, creare dei biglietti con una cifra veramente simbolica, quindi diciamo €1 per fare un esempio, e attraverso un'estrazione decidere i vincitori. In questo modo io vi offrirei un qualcosa in cambio del vostro acquisto del biglietto, e secondo me molto interessante, e allo stesso tempo voi sosterrete un passaggio appunto di categoria e di contenuti in base a quello che si deciderà di fare. Ovviamente se il successo sarà incredibile si potrà fare, che ne so, 2 wild card in Superbike. Se il successo sarà ultra incredibile si potrà fare un campionato in Superbike. Se il successo sarà ultra incredibile, una stagione in Moto2. Vabbè, insomma, per capirci, poi da lì si decide cosa fare in base al budget che si è raccolto. Questa era un po' l'idea. Poi questi argomenti sono un po' delicati, quindi chiedo sempre prima di buttarmi, e sono curioso di sapere il vostro pensiero. Comunque non vedo l'ora di farvi vedere i video che stanno per uscire, saranno incredibili e che comunque avete assaggiato in questo weekly vlog. Quindi per non perdervi assolutamente niente, se non siete ancora iscritti al canale iscrivetevi, se lo siete già attivate la campanellina, gas, e ci vediamo al prossimo video.